Ciao, in questo video vorrei parlare di un argomento abbastanza importante per chi inizia a studiare anatomia artistica. Vorrei prima fare una precisazione sui video sulle basi del disegno. Se voi avete notato, sono tutti su degli argomenti che servono a costruire un disegno, a misurarlo e a studiarlo, quindi anche a costruire la figura. Non ci sono video su tipo colore, ombre, luci, tecniche, tratteggi, perché non mi interessa, almeno su internet, parlare di questi argomenti perché vorrei concentrare tutto per quanto riguarda l'anatomia artistica, proprio sulla struttura, la costruzione della figura, mediante appunto matematica, geometria, eccetera. Vorrei anche per le persone che vogliono vedere anche magari illustrazioni o seguire anatomia artistica attraverso anche i miei lavori che non vedete nel canale perché nel canale faccio dei video ma non è che carico i miei lavori. Ho aperto un nuovo profilo Facebook, ho chiuso quello vecchio e ho aperto un nuovo profilo Facebook perché lo vorrei gestire in maniera diversa. Quindi anche le persone che, i miei vecchi amici, non è che sono sparito, ci sono, Stefano Lanza, mi cercate se volete seguirmi, siete benvenuti. E perché ho voluto aprire un profilo nuovo? Perché metto i miei lavori di illustrazioni e anche quelli di anatomia artistica, ma rispetto a quello vecchio farò post scritti proprio di anatomia artistica, quindi struttura, eccetera. Quindi chi è interessato a seguire anche i miei post scritti, non solo i video, con il mio nuovo profilo Facebook mi dedicherò anche a, a questo, a fare appunto dei post che tratto appunto sempre questi argomenti. Un'altra cosa da vorrei precisare, un altro tipo di video che vorrei fare nel canale è una sorta di, magari, secondo me mi avete chiesto spesso di vedere anche dei video dove disegno, magari disegno qualcosa che non è proprio anatomia artistica, sono proprio disegni, tipo illustrazioni o cose del genere, ecco, che non sono proprio riferite all'anatomia artistica. Probabilmente, siccome mm, ho in mente un nuovo progetto proprio di illustrazione, è facile che ci sarà una- nel canale ci sarà una serie di video dove appunto ogni tanto riprendo le fasi dei miei disegni, delle mie illustrazioni, quindi vorrei associare anche appunto questo progetto che diciamo sto realizzando, fare anche dei video sul canale, comunque disegno, quindi potrebbe essere interessante, visto che mi avete spesso chiesto video dove disegno, magari faccio illustrazioni. Tornando all'argomento del video, vorrei parlarne con un esempio ehm, di una cosa che spesso mi viene detta. Quando si parla di difficilizzare una cosa piuttosto che un'altra, spesso mi viene detto, ma io ho grosse difficoltà a disegnare le mani, invece i piedi mi vengono bene, li trovo più facili. È un po' questo luogo comune che le mani sono difficili da disegnare e vorrei appunto dire che non è vero. Cioè, spesso queste persone in realtà non è vero che le mani sono peggiori dei piedi e i piedi quindi sono meglio delle mani, a volte sono allo stesso livello. È che io parlo ovviamente di disegnatori che a poco che disegnano, di chi inizia a disegnare. Eh, o che inizia da poco a studiare l'anatomia artistica. Questo perché avviene? Per diversi motivi. Bisogna considerare tanto che il cervello, quando voi disegnate un piede, ad esempio, o una mano, al cervello non interessa che sia fatto bene, al cervello interessa che eh, ricorda in qualche modo il piede o la mano e lo riconosce come piede e mano. E quindi va bene, non lo accetta, quindi accetta qualsiasi approssimazione voi fate della mano al piede, ma non è detto che poi sia così realistico o sia realmente fatto come un piede e una mano, perché al cervello interessano immagini veloci e semplici, e basta che assomiglia a un piede e già lo accetta come piede. Questo è un aspetto. Un altro aspetto cos'è? È quello
di chi inizia a studiare anatomia artistica e già per questioni è anche inconsapevole, quasi in maniera istintiva, inizia a pensare che ci siano parti anatomiche di serie A o elementi di serie A e parti anatomiche di serie B. Ad esempio, gli occhi, il viso e le mani spesso da queste persone vengono considerati di serie A, i piedi e le orecchie spesso vengono considerati di serie B. Cosa succede? Che se voi già iniziate con questo approccio, perché poi il motivo perché? Perché ovviamente gli occhi sono importanti per molti, perché le persone li guardi negli occhi, i visi li vedi tutti i giorni, le mani sono spesso in primo piano, si gesticola, si comunica con le mani, i piedi rimangono già più nascosti, di conseguenza in maniera un po' istintiva si pensa che certi elementi sono più importanti di altri. E cosa succede? Che se voi già iniziate con questo approccio, capite bene che se già il cervello accetta qualsiasi approssimazione, ad esempio di un piede, e voi pensate anche che il piede poi non è così importante, sarete portati a studiare molto la mano e un poco il piede. Ma come abbiamo detto già nei video precedenti, se voi volete disegnare una cosa fatta bene, dovete addestrare il vostro cervello a capire com'è fatta. E per fare questo bisogna studiare. Ma se voi studiate più la mano e meno il piede, col tempo, ma quasi da subito, inizierete ad accettare il piede con un'approssimazione, anche con una semplice approssimazione, o anche se non è fatto benissimo, accettarlo come fatto bene e quindi in qualche modo vi accontentate e non ve ne rendete neanche conto. E quindi vi sembra fatto bene, ma in realtà non è così. Invece sulla mano, ad esempio, avete più aspettative, cercate di studiare di più, vi impegnate di più e oltretutto addestrate anche di più il cervello nel cercare di capire come è veramente fatta e quindi trovate più difficile e in qualche modo vi sembra anche fatta più male perché avete più aspettative, perché siete più critici. E cosa avviene? Avviene che spesso succede questo, che nonostante le vostre mani siano fatte meglio dei vostri piedi, voi vedete che i piedi, vi sembra che i piedi che disegnate sono fatti meglio delle mani, semplicemente perché li avete accettati già da tempo così, non avete più voluto in qualche modo migliorarli. Di conseguenza li avete accettati, vi siete abituati a vederli così e li accettate, quindi li vedete fatti bene, nonostante in realtà fate meglio le mani. È che le mani siete molto più critici e avete più aspettative. Poi ovviamente verrà il momento che le mani vi sembrano fatte bene perché vi allenate, vi esercitate e finalmente vi vengono come volete fare. Però ci sarà un problema, ci sarà il problema che i piedi saranno rimasti come quando avete iniziato a disegnare o poco, magari un po' migliori, ma di poco. E per questo dovete cercare, quando iniziate a studiare anatomia artistica, di non fare questo errore, di non iniziare a pensare che ci sono elementi di serie A e di serie B, perché poi vi troverete ad avere un disegno, magari con mani, visi fatti bene, ma magari orecchie, ad esempio, e piedi fatti male. Quindi alla fine magari avete studiato tanto per poi arrivare a fare una figura che ha delle belle mani, dei piedi molto, molto brutti o poco piacevoli da vedere. E quindi il nocciolo del video è che dovete in qualche modo evitare questo approccio. Quando iniziate a studiare anatomia artistica non dovete pensare che ci siano parti del corpo di serie A o di serie B, sono tutte di serie A. Quindi non esiste niente, non esiste nessuna parte del corpo difficile da disegnare, esistono solo parti del corpo che conoscete poco e che non ve ne rendete neanche conto. Considerate anche che il corpo umano è un capolavoro di ingegneria e di bellezza, è fatto dall'artista più bravo che ci sia, cioè Madre Natura. Quindi se voi guardate, prendete come esempio Madre Natura, quando ha fatto, diciamo, l'essere umano, la figura l'ha fatta bella dalla testa ai piedi. Quindi cercate di studiare l'anatomia artistica dalla testa ai piedi allo stesso modo. Ciao ciao!